28 ottobre 2004, ore 9 del mattino, via Cupa dell'Arco, Mugnano di Napoli. Un semaforo rosso che cambierà la storia. Due uomini in sella a uno scooter si avvicinano a una Fiat Punto grigia. I passeggeri non hanno il tempo di capire. Una raffica di colpi di pistola squarcia l'aria del mattino. Fulvio Montanino, 29 anni, braccio destro del giovane boss Claudio Salierno, 40, suo zio, vittima collaterale. Era accanto a lui nel momento sbagliato. Due nomi che il mondo dimenticherà in fretta, ma la loro morte cambierà per sempre il volto di Napoli. Aprirà le porte a un inferno che durerà anni e seminerà quasi 100 cadaveri. Quel mattino d'autunno inizia la faida più sanguinosa della storia recente della Camorra. Una guerra che travolgerà ragazzini e innocenti, che trasformerà quartieri popolari in campi di battaglia, che dimostrerà al mondo cosa succede quando lo Stato abbandona intere periferie. Ma questa non è solo la cronaca di una guerra, è la storia di come un errore di calcolo imprenditoriale possa scatenare l'apocalisse. È il racconto di due generazioni che si scontrano per il controllo di un impero che vale centinaia di milioni. È la dimostrazione che in certi quartieri di questa nazione lo Stato non esiste. E quando lo Stato non esiste, è la legge del più forte a decidere chi vive e chi muore. Se apprezzi il lavoro investigativo che facciamo su Anime Oscure, lascia un like a questo video. Ogni piccolo gesto per voi può sembrare insignificante, ma per noi è fondamentale per continuare a raccontare storie che altrimenti resterebbero sepolte negli archivi giudiziari. Scampia e Secondigliano, due quartieri nati negli anni 70 dall'utopia urbanistica di un'Italia che credeva nel futuro. Palazzi grigi che si alzano verso il cielo come torri di cemento armato piantate nella periferia napoletana per dare una casa a chi una casa non l'aveva mai avuta. Le Vele di Scampia, 7 edifici progettati dall'architetto Francesco Di Salvo che dovevano essere il simbolo della modernità, dell'integrazione sociale, del riscatto delle classi popolari. Appartamenti con tutti i comfort, spazi verdi, servizi per le famiglie. Quello che nessuno aveva previsto è che quando lo Stato costruisce e poi abbandona, il vuoto viene riempito da qualcun altro, e quel qualcun altro di solito non è una persona per bene. Anni 80, le vele diventano il simbolo del degrado, dell'abbandono, ma soprattutto del potere criminale più feroce e più organizzato che l'Italia abbia mai conosciuto. Perché qui, in questi palazzoni popolari, tra famiglie oneste che lottano per tirare avanti e ragazzini che sognano un futuro diverso, sta nascendo qualcosa di nuovo. Un tipo di camorra che non assomiglia a quella tradizionale. Non ci sono ville con piscina, non ci sono auto di lusso esibite per strada, non ci sono boss che si fanno fotografare. Qui il potere è invisibile, silenzioso, ma assoluto. È per capire la faida del 2004, per comprendere come si può arrivare a quasi 100 morti in pochi anni, dobbiamo tornare indietro, agli anni 80, quando in questi quartieri dimenticati dallo Stato un uomo dal volto che nessuno conosceva stava costruendo un impero che avrebbe cambiato per sempre le regole del gioco. Prima di Paolo Di Lauro, prima della faida, prima del sangue c'era l'Alleanza di Secondigliano. Una struttura criminale che molti considerano ancora oggi
il modello più evoluto di organizzazione camorristica. Ma attenzione, perché Paolo Di Lauro non ne faceva parte. L'alleanza era il regno dei Licciardi, dei Contini, dei Mallardo, clan storici, famiglie che avevano fatto la storia della camorra da quando Napoli era ancora un regno. L'alleanza nasce negli anni '80 dalla mente di Gennaro Licciardi, Ascigna o comandante, un uomo che aveva capito che il futuro del crimine organizzato non stava nelle guerre, ma negli accordi. Il principio è semplice e rivoluzionario. Invece di combattersi, i clan si alleano. Invece di sprecare risorse nelle faide, investono negli affari. Invece di attirare l'attenzione della polizia con la violenza, rimangono nell'ombra e accumulano ricchezze. È capitalismo criminale, nella sua forma più pura. L'alleanza controlla tutto. Contrabbando di sigarette, che negli anni '80 vale miliardi. Estorsioni sistematiche, che tassano ogni attività commerciale. Appalti pubblici, dove ogni lavoro passa attraverso le loro società. Ma soprattutto, l'alleanza controlla la droga. Non solo la vendita, ma l'importazione, la raffinazione e la distribuzione. È una catena di montaggio dell'eroina, che dalla Turchia, passando per i Balcani, arriva nelle vene dei tossicodipendenti napoletani. Patrizio Bosti, cognato di Contini, gestisce le operazioni militari. Quando c'è qualcuno da eliminare, è lui che organizza. Ma gli omicidi dell'alleanza non finiscono mai sui giornali, perché sono chirurgici, mirati, invisibili. Gaetano Bocchetti è lo specialista del narcotraffico. I suoi contatti arrivano fino in Colombia, passano per l'Olanda e garantiscono all'alleanza cocaina di altissima qualità. I soldi che girano sono cifre da capogiro, centinaia di miliardi di vecchie lire all'anno che vengono riciclati attraverso una rete di società che si estende dall'Italia alla Spagna. Spagna diventa il centro strategico del riciclaggio. Pizzerie, ristoranti, negozi di abbigliamento, attività apparentemente normali che nascondono fatturati miliardari e bonifici internazionali verso paradisi fiscali. L'alleanza di Secondigliano non è più un gruppo criminale, è una multinazionale dell'illegalità, con sedi operative, filiali internazionali e un fatturato superiore a quello di molte aziende quotate in borsa. Ma nel 1994 Gennaro Licciardi muore in carcere, una morte che lascia un vuoto, apparentemente incolmabile. Chi deve prendere il comando dell'organizzazione più ricca della camorra napoletana? La risposta sembra ovvia, ma è rivoluzionaria. Maria Licciardi, conosciuta come la Piccerella, ma anche chiamata la Primula Rossa d'Italia dalle forze dell'ordine per la sua capacità di sfuggire alle catture. Sorella di Gennaro, una donna di 50 anni che ha sempre vissuto nell'ombra, ma che conosce tutti i segreti dell'alleanza. Per la prima volta nella storia della camorra, una donna prende il controllo assoluto di un'organizzazione criminale, non come reggente, non come prestanome, ma come capo supremo. Maria Licciardi è tutto quello che suo fratello non era. Dove Gennaro era carismatico, lei è discreta. Dove lui amava il potere, lei ama l'efficienza. Dove lui pensava in termini di territorio, lei pensa in termini di mercato globale. Sotto la sua guida, l'alleanza diventa ancora più invisibile, ancora più internazionale, ancora più redditizia. Le guerre
sono bandite. Le guerre fanno morti. I morti attirano polizia e giornalisti, e quando arrivano polizia e giornalisti finiscono gli affari. È il nuovo comandamento dell'alleanza: pace, profitti, invisibilità. E funziona alla grande. Ma c'è qualcuno che sta osservando tutto questo da lontano. Un uomo che non fa parte dell'alleanza, ma che ne studia i metodi, ne analizza i successi, ne comprende i segreti. Paolo Di Lauro sta imparando, e quello che sta imparando cambierà tutto. Paolo Di Lauro, nato il 26 agosto 1953 in una famiglia che con la camorra non ha niente a che fare. Suo padre fa l'operaio, sua madre la casalinga. I suoi fratelli lavorano onestamente. Paolo no. Paolo ha altre ambizioni. La sua carriera criminale inizia dalla strada, con piccoli reati e la gavetta della periferia, ma fin da subito si distingue per una spiccata intelligenza criminale. Come migliaia di altri ragazzi cresciuti nelle periferie napoletane, Paolo inizia dal basso, ma a differenza degli altri ha un piano. Ma Paolo Di Lauro è diverso, ha qualcosa che gli altri non hanno: l'intelligenza di stare zitto e la pazienza di aspettare. Anni 80. Mentre l'alleanza di Secondigliano domina i titoli di cronaca, Paolo Di Lauro costruisce la sua organizzazione, in silenzio. Recluta i suoi uomini, uno per uno. Conquista il suo territorio, strada per strada. Il suo metodo è rivoluzionario per la camorra dell'epoca. Paolo Di Lauro non si fa mai vedere, non partecipa alle riunioni, non incontra i suoi luogotenenti, non frequenta i luoghi pubblici dove si ritrovano i camorristi. È un fantasma che comanda un esercito di fantasmi. I suoi ordini arrivano attraverso messaggeri fidatissimi. Le sue decisioni vengono comunicate da intermediari che spesso non sanno nemmeno di star parlando a nome di Paolo Di Lauro. È il boss senza volto, un innovatore che ha capito prima di tutti che nell'era della sorveglianza elettronica l'invisibilità è l'arma più potente. Ma Paolo Di Lauro non si accontenta di essere invisibile, vuole essere inarrestabile, e per essere inarrestabile deve controllare tutta la filiera. Il suo territorio, Scampia e Sicondigliano, è perfetto per i suoi piani. Migliaia di appartamenti dove nascondere droga e armi, centinaia di scale dove piazzare i pali, decine di piazze di spaccio che funzionano 24 ore su 24. Ma soprattutto, Scampia e Sicondigliano sono quartieri dove lo Stato non arriva, dove la polizia entra solo per gli arresti, dove i servizi sociali sono un miraggio, dove la scuola perde i suoi studenti uno dopo l'altro. In questo vuoto Paolo Di Lauro costruisce il suo Stato parallelo, con le sue leggi, i suoi tribunali, le sue punizioni. Chi non paga il pizzo viene avvisato. Chi collabora con la polizia sparisce. Chi invade il territorio viene eliminato, senza processo, senza appello. Se questo documentario vi sta coinvolgendo, lasciate un commento, raccontate la vostra opinione, condividete le vostre riflessioni. L'algoritmo di YouTube premia i video che generano discussione e il vostro supporto ci permette di continuare questo lavoro di ricerca. Anni 90. Finisce la guerra fredda. Crolla il muro di Berlino. L'economia si globalizza e anche il crimine deve globalizzarsi.
Paolo Di Lauro non vuole più comprare la droga dai fornitori tradizionali, vuole andare direttamente alla fonte. Colombia. I suoi emissari partono per il Sud America con valigie piene di dollari e tornano con contatti diretti con i cartelli di Medellín e Cali. Ma Paolo Di Lauro va oltre. Non vuole solo comprare, vuole produrre. Laboratori clandestini, nascosti nelle favelas di Bogotà, chimici napoletani che insegnano ai colombiani come raffinare la cocaina per il mercato europeo. Container che partono da Cartagine, attraversano l'Atlantico e arrivano nel porto di Napoli con tonnellate di droga purissima, nascosta tra banane e caffè. Il clan Di Lauro non è più un gruppo criminale napoletano, è una multinazionale della droga con filiali in 3 continenti. I numeri parlano da soli, le forze dell'ordine stimano 500.000 euro al giorno, solo dal traffico di stupefacenti, circa 180 milioni l'anno, più gli altri business, estorsioni, riciclaggio, appalti truccati. Migliaia di persone che lavorano per l'organizzazione dal Sud America alla periferia napoletana, e tutto questo orchestrato da un uomo che nessuno vede mai. L'organizzazione che Paolo Di Lauro costruisce negli anni 90 è un modello di efficienza che fa invidia alle migliori aziende. Struttura piramidale, con Paolo al vertice, invisibile e intoccabile. Luogotenenti, che gestiscono settori specifici, narcotraffico, estorsioni, riciclaggio, appalti. Capi piazza, responsabili delle singole zone, dispaccio, gregari che eseguono gli ordini, pali che controllano il territorio, muschilli, ragazzini di 12, 14 anni che corrono sui motorini portando droga e messaggi. Le piazze di spaccio sono aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, come supermercati della droga che non chiudono mai. È capitalismo criminale nella sua forma più evoluta, un sistema che genera profitti da fare impallidire qualunque azienda legale. Nel 2001 anche Maria Licciardi viene arrestata. L'alleanza sembra destinata a un lento declino. Paolo Di Lauro è finalmente pronto a uscire dall'ombra. È diventato il boss più potente di Napoli, ma nessuno lo sa. (2002) Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia iniziano a stringere il cerchio attorno al clan Di Lauro. Per 20 anni Paolo Di Lauro è riuscito a rimanere invisibile, ma l'invisibilità non è immortalità. Le intercettazioni ambientali, i pedinamenti, le foto segrete, le testimonianze dei pentiti, piano piano stanno ricostruendo l'organigramma del clan. E al vertice c'è sempre lo stesso nome, Paolo Di Lauro. La Procura di Napoli emette un'ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, omicidio. L'uomo più potente della camorra napoletana diventa ufficialmente un latitante, ma Paolo Di Lauro non scappa. Non si nasconde all'estero, non cerca rifugio in paesi senza estradizione. Fa qualcosa di molto più intelligente. Sparisce nel suo stesso territorio. Appartamenti sicuri, cambiati ogni settimana. Nascondigli segreti, preparati da anni. Una rete di protezione costituita da familiari e fedelissimi che farebbero qualunque cosa per proteggerlo. Paolo Di Lauro continua a comandare, anche da latitante, forse ancora meglio di prima, perché ora è costretto a essere ancora più invisibile, ancora più prudente, ancora più spietato con chi commette errori. Ma c'è un problema che Paolo Di Lauro non aveva previsto, un problema che si chiama successione, perché un boss latitante può comandare ma non può essere presente,
Può dare ordini, ma non può controllare che vengano eseguiti correttamente. Può decidere le strategie, ma non può gestire i problemi quotidiani. Serve qualcuno che lo rappresenti, sul campo, qualcuno di fiducia, qualcuno della famiglia. La scelta cade su suo figlio, il primogenito, Cosimo. Cosimo di Lauro, nato l'8 dicembre 1973, 30 anni nel 2004, figlio del boss più potente di Napoli, erede di un impero che vale centinaia di milioni, ma completamente diverso da suo padre. Paolo di Lauro è cresciuto per strada, tra rapine e risse. Ha conquistato il suo potere con le mani, con la violenza, con la pazienza di chi non ha niente da perdere. Cosimo è cresciuto nel benessere, ha studiato, ha viaggiato, ha vissuto la sua giovinezza sapendo di essere il figlio del boss. È un ragazzo intelligente, colto, raffinato, parla bene, si veste bene, conosce il mondo oltre i confini di Scampia e Secondigliano. Nei quartieri lo chiamano il designer Don, per i suoi abiti firmati, per le sue scarpe costose, per il suo stile che non assomiglia a quello di un camorrista tradizionale. È un boss da copertina di giornale, che veste Armani e guida Mercedes, un camorrista che sembra uscito da un telefilm americano. Ma dietro l'apparenza elegante, Cosimo di Lauro ha un problema che non si può comprare con tutti i soldi del mondo. Non ha l'autorità naturale del padre, non ha la sua esperienza, non ha la sua pazienza, non ha la sua capacità di rimanere nell'ombra e soprattutto non ha il suo rispetto conquistato sul campo. I luogotenenti del clan lo conoscono da quando era bambino, lo hanno visto crescere, lo hanno visto studiare mentre loro rischiavano la vita per costruire l'impero di suo padre. Per loro Cosimo è sempre il figlio del boss, non il boss. Ma Cosimo non vuole essere il figlio del boss, vuole essere il boss, punto e basta. E per dimostrarlo decide di rivoluzionare l'organizzazione di suo padre. Una mossa che sembra logica, ma che si rivelerà catastrofica. Il sistema, creato da Paolo di Lauro negli anni 90, funzionava secondo una logica imprenditoriale semplice. Ogni capopiazza, ogni luogotenente, ogni responsabile di settore teneva una percentuale dei guadagni, il resto andava all'organizzazione. Le percentuali variavano in base all'importanza del ruolo, alla produttività, alla fedeltà dimostrata. Un capopiazza di una zona ricca poteva guadagnare decine di migliaia di euro al mese, un capopiazza di una zona meno redditizia si accontentava di cifre più modeste, ma comunque sostanziose. Era un sistema che premiava l'iniziativa, l'efficienza, la lealtà, la crescita. Più una piazza rendeva, più il capopiazza guadagnava. Più l'organizzazione cresceva, più tutti ci guadagnavano. Era capitalismo criminale applicato alla camorra e funzionava benissimo. Ma nel 2004 Cosimo di Lauro decide di cambiare tutto. Basta con le percentuali, annuncia ai suoi luogotenenti, basta con i guadagni variabili. Da oggi tutti riceverete uno stipendio fisso. Una drastica riduzione dei guadagni per tutti. Capipiazza, luogotenenti, responsabili di settore, nessuno escluso. La logica sembra impeccabile. Stipendi fissi significano costi controllati, maggiori profitti per l'organizzazione, più soldi da reinvestire negli affari, nelle armi, nella corruzione. È una riforma in stile aziendale che trasforma i capipiazza da imprenditori criminali
a impiegati del crimine. Cosimo Di Lauro è convinto di aver trovato la formula magica per modernizzare l'organizzazione di suo padre. Non sa di aver appena acceso la miccia di una bomba che esploderà tra pochi mesi e farà decine di morti. Raffaele Amato, nato l'11 novembre 1965, 39 anni nel 2004, cresciuto a Secondigliano, nelle piazze di spaccio, diventato uno dei luogotenenti più fidati di Paolo Di Lauro, un uomo che ha costruito il suo potere strada dopo strada, piazza dopo piazza, con le mani, con la violenza quando serviva, con l'intelligenza, sempre. Raffaele Amato controlla alcune delle piazze più redditizie del clan Di Lauro, piazze che gli garantiscono guadagni considerevoli, abbastanza per vivere da signore, per mantenere la sua famiglia, i suoi uomini, le sue ambizioni. E ora Cosimo Di Lauro gli dice che dovrà accontentarsi di molto meno. «Io non sono un impiegato», dice Amato ai suoi uomini, quando la notizia della riforma arriva nelle strade. «E voi neanche». Con Amato la pensano allo stesso modo altri luogotenenti storici. Cesare Pagano, Carlito, soprannome che la dice lunga sulla sua ammirazione per i film americani, un altro veterano delle guerre di droga degli anni 90, Gennaro Marino, detto McKay, specialista in omicidi e intimidazioni, il braccio armato di chi vuole mandare messaggi chiari. Non sono dei semplici dipendenti che possano essere licenziati o declassati a piacimento, sono soci, con i loro territori, i loro uomini, le loro ambizioni. Ma c'è un problema che non possono ignorare. Paolo Di Lauro è ancora il capo, anche se latitante, anche se nascosto. Il suo potere è ancora intoccabile. Ribellarsi a Cosimo significa ribellarsi al padre, e ribellarsi a Paolo Di Lauro in pieno territorio significa firmare la propria condanna a morte. Ma Raffaele Amato ha un piano. Estate 2004. Raffaele Amato scompare dalle strade di Secondigliano. Ufficialmente è andato in Spagna per gestire i traffici internazionali del clan. In realtà sta preparando la guerra. Dalla Costa del Sol Amato coordina una rete segreta di malcontenti. Tutti quelli che non accettano le nuove regole di Cosimo. Tutti quelli che vogliono tornare al sistema delle percentuali. Nascono così gli scissionisti, un nome che dice tutto. Non sono traditori, non sono ribelli, sono separatisti, vogliono la loro indipendenza. Ma per ottenerla dovranno strappare con la forza quello che Cosimo Di Lauro non è disposto a concedere. Le piazze di spaccio, i territori più redditizi, i clienti migliori, le rotte della droga che dall'America Latina arrivano in Europa. È una guerra per il controllo di un business che vale centinaia di milioni di euro. Ottobre 2004. Nelle strade di Scampia e Secondigliano si respira una tensione che taglia l'aria come una lama. I ragazzini che fanno i pali agli angoli delle strade sono più nervosi del solito. Controllano l'orizzonte con occhi che hanno già visto troppa violenza per la loro età. Gli spacciatori tengono le mani più vicine alle pistole. I clienti comprano in fretta e scappano. Qualcosa sta per succedere. Qualcosa di grosso, di definitivo, di irreversibile. Cosimo Di Lauro riceve rapporti sempre più inquietanti, ma il figlio del boss non vuole credere alla realtà. È convinto che la sua autorità sia indiscutibile. Non sa di essere già circondato, non sa che i suoi nemici hanno già scelto il bersaglio per il primo colpo. Fulvio Montanino, 29 anni, braccio destro di Cosimo, l'uomo che conosce tutti i segreti dell'organizzazione. Per questo è il bersaglio perfetto, non solo per eliminare un nemico, ma per mandare un messaggio chiaro e inequivocabile. La guerra è iniziata. Se il nostro lavoro vi sta appassionando, condividete questo video. L'algoritmo di YouTube premia i contenuti che generano engagement e ogni condivisione ci aiuta a raggiungere più persone interessate alla vera storia dietro i titoli di cronaca.
28 ottobre 2004, ore 9. Fulvio Montanino esce di casa, come ogni mattina, da 5 anni. Abita in una palazzina di 3 piani, in via Cupa dell'Arco, Mugnano di Napoli. Un appartamento normale, in una strada normale, di una periferia normale. Niente da faccia pensare che qui vive uno degli uomini più vicini al boss più giovane della camorra napoletana. Montanino non è solo il braccio destro di Cosimo Di Lauro, è il suo consigliere, il suo uomo di fiducia, la persona che conosce meglio di chiunque altro i segreti del clan. Sale sulla sua Fiat Punto grigia insieme a Claudio Salierno, suo zio, 40 anni, che gli fa spesso compagnia nei suoi spostamenti. Claudio non sa che salendo su quella macchina ha appena firmato la sua condanna a morte. Via Cupa dell'Arco, una strada qualunque, in una mattina qualunque, di un ottobre qualunque, che diventerà storica. Il semaforo davanti al numero civico 78 diventa rosso. La Fiat Punto si ferma, come migliaia di altre auto, in migliaia di altri semafori di questa città. Ma questa volta è diverso. Uno scooter, con 2 uomini a bordo, si avvicina, con la naturalezza di chi ha fatto questo gesto molte volte. Il passeggero estrae la pistola, senza fretta, senza paura, senza esitazione. Una raffica di colpi in pochi secondi. Fulvio Montanino muore sul colpo. Claudio Salierno non avrà nemmeno il tempo di capire cosa gli sta succedendo. I killer ripartono, accelerando tra le auto in coda, scompaiono nel traffico del mattino, come fantasmi, come se niente fosse mai successo. Lasciano dietro di sé 2 corpi, una macchina acrivellata, un semaforo che continua a lampeggiare tra il rosso e il verde e una guerra che è appena iniziata. Quando la notizia dell'omicidio di Montanino e Salierno arriva a Cosimo Di Lauro, il giovane boss capisce finalmente quello che avrebbe dovuto capire mesi prima. La scissione non è più una minaccia teorica, non è più una questione economica, non è più una disputa sindacale tra boss e dipendenti. È guerra, guerra vera, senza regole, senza limiti, senza pietà, per nessuno. E in una guerra non esistono vie di mezzo. O vinci o muori, tertium non datur. Il duplice omicidio di Montanino e Salierno è solo l'inizio. Nei mesi che seguiranno, Scampia e Secondigliano diventeranno un inferno in terra. La prima faida di Scampia durerà ufficialmente fino al 2005, ma in realtà la violenza non si fermerà mai. Nel 2011 scoppierà la seconda faida, altrettanto feroce, altrettanto sanguinosa. Il bilancio complessivo di tutti questi conflitti sarà di quasi 100 morti, un tributo di sangue che si estenderà per oltre un decennio. Solo la prima faida farà decine di vittime tra il 2004 e il 2005. Ma la faida di Secondigliano non è solo una guerra di camorra, è lo specchio di un fallimento più grande, il fallimento di uno Stato che ha costruito quartieri e poi li ha abbandonati, il fallimento di una società che ha creato le periferie del degrado e poi ha finto di non vederle. È la storia di quartieri dove la legalità è un optional, dove la violenza è normale, dove i bambini crescono imparando che esistono solo 2 strade: comandare o morire. Nel prossimo episodio vi racconteremo
la guerra vera, i mesi di sangue che hanno cambiato per sempre Napoli. Vi parleremo delle vittime innocenti, di Gelsomina Verde, la ragazza torturata e uccisa per non aver rivelato il nascondiglio di un ex fidanzato. Vi racconteremo di Antonio Landieri, il ragazzo disabile, ucciso per errore mentre giocava a calcetto. Vi spiegheremo come funziona il sistema dei muschilli, bambini soldato di 12-14 anni che trasportano droga e armi sui loro motorini. E vi mostreremo come una guerra nata da un errore di calcolo imprenditoriale sia diventata il simbolo mondiale del degrado e della violenza delle periferie italiane. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete questo video, lasciate un commento con le vostre riflessioni, perché queste storie non devono essere dimenticate, perché dietro ogni titolo di cronaca c'è sempre una verità più complessa e più dolorosa di quello che appare, perché solo conoscendo la storia possiamo sperare di non ripeterla.